Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. In questo video tutorial di oggi vedremo assieme come realizzare lo scialle che avete visto nelle foto dell'anteprima del video e che ho chiamato Essenza. È un momento molto triste per tutti, appunto stiamo vivendo tutti i giorni con l'angoscia delle immagini che ci arrivano dal telegiornale per questa terribile guerra che sta succedendo e stiamo uscendo da un periodo, tra virgolette, di Covid, uscendo non del tutto, e davvero non è facile appunto essere sereni, veramente, è un po' dura ultimamente. Questo scialle mi è venuto voglia di realizzarlo, era tanto che non facevo uno scialle ed è uno scialle appunto che mi ha impiegato un bel po' di tempo per lo studio, per la costruzione e diciamo sono rimasta abbastanza soddisfatta insomma da questo lavoro e spero che piaccia anche a voi. Era tanto che non realizzavo uno scialle e così mi è venuta voglia di studiare questa costruzione un po' diversa dal solito, che non è la classica che parte dal centro con dei motivi a ripetizione e che poi si sviluppa a triangolo, ma è una costruzione un po' diversa, pensata, costruita e spero appunto che vi piaccia. È uno scialle che vuole essere un augurio in questo giorno della festa della donna per tutte voi, affinché vi doni appunto un po' di serenità la sua realizzazione. Vorrebbe essere un mantello di protezione da tantissime cose, veramente tante, e spero appunto che vi arrivi questo mio messaggio e che vi possa portare appunto delle ore di svago e di serenità intanto. Lo scialle pesa poco più di 300 grammi, 310 grammi e per la sua realizzazione io ho utilizzato del filato che avevo in casa e che avevo comprato anni fa ad una fiera. Per la parte centrale, questa qui del corpo in rosa cipria, ho usato 200 grammi di questo filato molto rustico, morbido e molto particolare, che è composto da seta burette e cotone. E quindi è un filato rustico semilucido che mi è piaciuto moltissimo lavorarlo. E poi ho utilizzato poco più di 100 grammi, quindi due gomitoli da 50 grammi di cotone, e ho usato in questo caso il drop saffron. Potete sostituire e realizzare lo scialle con un filato lavorabile con uncinetto 4, 4,5. Allora avrei potuto tranquillamente lavorare lo scialle con l'uncinetto del numero 4. Soprattutto poi il safran, che va lavorato in genere con un uncinetto del 3, 3,5, l'ho comunque lavorato con il 4,5 perché ho voluto dare ariosità e morbidezza, ancora più morbidezza a questo capo. Potete sostituire come filato alternativo a quello che ho usato io e potete utilizzare il Drops Bell, che è un filato, poi in descrizione vi lascio anche l'indicazione, che è un filato composto da viscosa, cotone e mi sembra lino, insomma queste tre componenti, e l'ho appunto diciamo confrontato perché a casa ce l'ho ed è qui, guardate, mi è avanzato un gomitolo che avevo fatto di un lavoro e diciamo che come spessore e come caratteristica insomma così visive ci siamo, e quindi potete sostituirlo tranquillamente con questo. Per realizzare lo scialle quindi avete bisogno di un uncinetto del 4,5, avete bisogno come al solito di forbici e di 1 metro per prendere le vostre misure, un ago da lana per nascondere le codine e dovete fornirvi di un bel po' di marker per segnare i riferimenti degli aumenti oppure del semplici pezzettini di filo che annoderete e terrete come riferimento. Vediamo come si costruisce. Si parte da un angolo dello scialle, lo scialle poi indossato viene portato così intorno alle spalle. Noi andremo ad iniziare lo scialle montando 6 maglie basse in
uno dei suoi appunto lati più esterni, e poi andremo a lavorare lo scialle in 5 settori, vedete. Lavorando inizialmente applicheremo subito degli aumenti a giri alterni, soltanto da un lato dello scialle, perché lavorandolo questa parte resterà sempre dritta, che è quella che poggia intorno alle spalle, e invece questa parte qui andrà gradualmente ad aumentare. Dapprima si lavoreranno 36 centimetri applicando degli aumenti sempre nello stesso lato esterno e a giri alterni. Una volta lavorati i nostri primi 36 cm andremo a fare degli aumenti invece più diradati, quindi ogni 2 giri sempre lo stesso tipo degli aumenti, e lavoreremo lo scialle per altri 36 cm e quindi svilupperemo 72 cm totali. Una volta raggiunti i nostri 36 cm lavoreremo la nostra diciamo base così come si presenta, senza più applicare aumenti, e lavoreremo appunto quindi diciamo una sorta di rettangolo centrale dove metteremo un marker alla metà, quindi lavorati i primi 16 cm del nostro pannello centrale, posizioneremo un marker affinché appunto ci ricorderemo appunto che delimiterà la metà del nostro scialle, e poi lavoreremo ancora altri 16 cm, quindi il pannello centrale in totale misurerà 32 cm. Una volta raggiunta appunto questa lunghezza andremo a lavorare per altri 36 cm applicando delle diminuzioni, come appunto vi farò vedere poi nel video, e poi gli ultimi 36 cm altre diminuzioni a giri alterni, per ottenere uno scialle che piegato a metà si specchia in modo simmetrico, quindi lo scialle diviso in due è praticamente identico, le due metà appunto sono identiche come potete vedere. Una volta realizzato il nostro scialle lo scontorneremo con delle maglie basse con il filato di colore a contrasto. Poi monteremo appunto, lavoreremo tutto il perimetro del nostro scialle, calcoleremo le maglie della base, che dovranno essere multiplo di 26, cioè multiplo dei motivi a pizzo che andremo a lavorare, e ne lavoreremo 11, quindi 10 interi e poi 2 motivi a metà per i 2 lati. E poiché il motivo appunto del pizzo è multiplo di 26 moltiplicato per 11, cioè 10 più i 2 mezzi, dovremo andare nella parte appunto esterna, quella che cadrà lungo i nostri fianchi, dovremo andare a montare 284 maglie basse, quindi dovremo avere il multiplo corretto per andare a lavorare i nostri motivi di pizzo. Comunque questa appunto è la spiegazione così in generale dello scialle, ma poi passo passo vi accompagnerò nei vari passaggi per la lavorazione, quindi non abbiate timore, prendete il vostro uncinetto e iniziamo assieme la lavorazione. Con l'uncinetto del 4,5 andiamo a montare, ad avviare 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A partire dalla seconda catenella andiamo a lavorare a maglie basse e in totale lavoriamo 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Effettuo una catenella, giro il mio lavoro
E adesso inizio la lavorazione del punto del corpo centrale della parte rosa cipria del mio scialle, che è una lavorazione che è sempre alternata, lavorando una maglia bassa e una maglia alta, e poi nella riga successiva, dove ho lavorato le maglie basse, nel giro successivo vado a lavorare le maglie alte, e dove ho lavorato le maglie alte vado a lavorare le maglie basse, quindi una costruzione appunto di maglie alte e basse intervallate a scacchiera. Quindi ho fatto una catenella, giro il mio lavoro, lavoro una maglia bassa e sulla maglia successiva una maglia alta, poi ancora una maglia bassa, nella maglia successiva una maglia alta, lavoro ancora una maglia bassa e l'ultima maglia la lavoro effettuando una maglia alta. Ok, ecco qui. Ora dovrò mantenere un lato dello scialle sempre dritto, quindi questo lato andrà a rimanere sempre dritto, come abbiamo visto nel disegno, mentre nell'altro lato dovrò appunto lavorare degli aumenti. Quindi a questo punto inizio la lavorazione degli aumenti. Qui ho lavorato una maglia alta, l'ultima, faccio una catenella, giro il mio lavoro e nella seconda maglia, quindi tralasciando la catenella che ho appena lavorato, nella successiva lavoro una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa. Quindi facciamo una maglia bassa, sempre all'interno dello stesso punto di base una maglia alta e sempre all'interno dello stesso punto di base una maglia bassa. Quindi ho queste 3 maglie, io ho effettuato 2 aumenti, mi vado a segnare sempre il giro d'inizio, la prima maglia, e per ricordarmi appunto qual è, poi nel giro di ritorno mi metto un bel marker e poi riprendo la mia lavorazione a maglie alterne. Quindi qui mi ritrovo la maglia diciamo bassa e vado a lavorare una maglia alta, una maglia bassa e una maglia alta, una maglia bassa e una maglia alta. Ogni 2 giri, quindi a giri alterni, dovrò sempre contare le mie maglie, che dovranno essere sempre 2 in più rispetto a quelle dei giri precedenti. Quindi in questo caso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie. Siamo partite con 6 e qui ne abbiamo 8 dopo l'aumento. Quindi una catenella, giro il mio lavoro e nella seconda qui lavoro una maglia bassa, filo sull'uncinetto, nella seconda catenella qui di base, nella seconda maglia di base lavoro una maglia alta e alterno maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta, maglia bassa e poi qui abbiamo gli aumenti, vedete, quindi maglia alta, maglia bassa e maglia alta. Mi raccomando, contate sempre le vostre maglie, che devono essere sempre di numero pari. A questo punto tolgo il mio marker e che cosa faccio? Vado a fare la sequenza di aumenti nel giro successivo, quindi una catenella, giro il mio lavoro, all'interno dello stesso punto di base faccio una maglia bassa e vado subito a posizionare il mio marker,
filo sull'uncinetto, all'interno dello stesso punto di base lavoro la maglia alta e nuovamente all'interno dello stesso punto di base una maglia bassa. Quindi ho lavorato maglia bassa, maglia alta, maglia bassa. Sotto mi trovo la maglia bassa e quindi vado a fare la mia maglia alta e alterno la mia lavorazione. Quindi maglia alta, una maglia bassa, una maglia alta e una maglia bassa. Maglia alta e una maglia bassa. Fino alla fine del giro alterno questa lavorazione. E concludo sempre il mio giro, questo giro qui, con una maglia alta. Quindi concludo questo giro, quello dove ho fatto gli aumenti, qui ho iniziato gli aumenti, si conclude sempre con una maglia alta e si inizia sempre il giro successivo in questo modo: catenella, giro il mio lavoro, rientro all'interno del secondo punto di base, quindi non la maglia che ho lavorato ma questa successiva, e inizio sempre questo giro con una maglia bassa e poi vado ad alternare maglia alta, maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta, maglia bassa e concludo con la maglia alta. Vedete dove ho il mio marker. A questo punto posso togliere il marker, faccio una catenella, giro il mio lavoro e qui nella seconda lavoro una maglia bassa, all'interno dello stesso punto di base una maglia alta e all'interno dello stesso punto di base una maglia bassa. Posiziono il mio marker nella prima di queste 3 maglie per ricordarmi poi che è quella di fine giro quando torno indietro, e continuo la mia lavorazione dello scialle alternando la lavorazione a maglie alte e a maglie basse. Per ogni giro, e mi raccomando quindi che gli aumenti devono essere sempre 2, quindi ad ogni giro, e dobbiamo appunto trovarci aumenti di 2 in 2. I numeri devono essere sempre pari delle maglie di base. Concludo la lavorazione con la maglia alta e inizio sempre con la catenella girando il mio lavoro ed effettuando la mia maglia bassa che andrò ad alternare con la mia maglia alta.
Il filato è molto rustico perché appunto ha questo filo di cotone e di seta burette e non è molto ritorto, proprio per dare appunto alla lavorazione questo aspetto molto rustico e semilucido, che è quello appunto dato dalla seta. Questo è il risultato della lavorazione che dovrete ottenere mano a mano che lavorate gli aumenti, creando appunto, sviluppando l'ampliamento in questo lato e creando questa linea diagonale, mentre qui in quest'altro lato dello scialle la linea appunto dovrà restare dritta, come abbiamo visto anche nel disegno, vedete, così. Quindi questa è la linea degli aumenti, la diagonale che si sviluppa, e questo è il lato dritto. Ora dobbiamo proseguire la lavorazione facendo degli aumenti alterni e lavorando appunto la prima parte dello scialle per 36 cm. Quando abbiamo raggiunto i nostri 36 cm di lavorazione, dovremmo proseguire facendo degli aumenti ogni 2 giri e vediamo come. Ora vedete qui ho lavorato nel giro sotto i miei aumenti, quindi vedete ho lavorato il mio giro, ho fatto tutti gli aumenti, poi sono tornata indietro e sto lavorando un giro normale senza aumenti. Qua sotto mi trovo gli aumenti e vado a lavorare le maglie su maglie come si presentano. Ovviamente lavoro la maglia bassa dove sotto ho la maglia alta e qui dove ho la maglia bassa vado a lavorare la maglia alta. Quindi ho fatto il giro degli aumenti, sono tornata indietro, ho fatto un giro lavorato normale senza aumenti. Ora faccio un altro giro normale senza effettuare aumenti e quindi lavoro anche questo giro così come si presenta. Fino alla fine, quindi maglia su maglia, alternando una maglia bassa e una maglia alta. Naturalmente dove qui faccio la maglia bassa, sotto avrò sempre la maglia alta, e dove vado a fare la maglia alta, sotto troverò sempre una maglia bassa. Procedo così fino alla fine del giro. Terminato il mio giro di lavorazione, ho effettuato una catenella, la maglia bassa, ho ripreso la lavorazione a maglie alterne e alla fine di questo giro vado a fare, vedete, l'aumento. Ho lavorato la mia maglia bassa qui e nell'ultima maglia vado a lavorare l'aumento, quindi maglia alta, maglia bassa e maglia alta. Mi vado a posizionare il marker per ricordarmi appunto che qui io ho fatto l'aumento e quindi d'ora in poi dovrò effettuare gli aumenti a giri alterni. È molto importante il posizionamento dei marker, quindi vedete che da prima nel primo pezzo di lavorazione, ve lo faccio vedere così, quindi fino a 36 cm io ho lavorato il mio pezzo di scialle. Dopodiché, quando ho lavorato gli aumenti a giri alterni, mi sono posizionata un marker sopra nel giro di ogni aumento per tenere calcolo di quante volte appunto io ho effettuato appunto i miei aumenti. E quindi ho lavorato la seconda parte dello scialle facendo gli aumenti ogni 2 giri e ho posizionato 11 marker, cioè ho effettuato 11 aumenti arrivando appunto a lavorare questa linea. Quindi ho lavorato 36 cm e poi altri 36 cm. Una volta che avete effettuato l'ultimo aumento si lavorerà con giri di andata e ritorno senza effettuare gli aumenti questo pannello centrale, vedete, e lo dovete lavorare per 32 cm, quindi questa terza parte dello scialle. Dopo i primi 16 cm di lavorazione, cioè la metà, posizionate un marker. Perché? Perché poi quando proseguirete con la lavorazione dello scialle saprete che questa è la metà e farete anche la prova che ripiegandolo
il risultato dovrà essere assolutamente simmetrico, perché poi andremo a lavorare questa quarta parte, quinta parte sempre con delle diminuzioni, ovviamente qui ogni due giri alterni e qui ogni due giri e qui a giri alterni, e dovrà risultare appunto esattamente simmetrica la costruzione quando andiamo a ripiegarlo. Perciò è anche molto importante monitorare poi lo sviluppo di questo scialle. Vedete che io ho posizionato i miei marker, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, e poi ho lavorato appunto la mia parte centrale senza effettuare aumenti, che vedete è questa qui che viene dritta, e alla metà ho posizionato il marker. Tra un aumento e l'altro ci sono circa 4 cm di distanza tra un marker e l'altro. I marker li tenete posizionati fino a tutta la fine della lavorazione del vostro scialle, perché appunto saranno molto utili per tenere monitorata la vostra costruzione, il vostro sviluppo del lavoro. Questa vedete è la metà del pannello, cioè la metà del vostro scialle, e questo è il pannello centrale che non riporta aumenti. Adesso vi faccio vedere, una volta arrivato alla fine del rettangolo centrale dello scialle, dove io appunto ho posizionato un marker, e per ricordarmi appunto dove andare ad effettuare le varie diminuzioni. Adesso le vedete meglio perché i marker risultano da questo lato, vedete, questa è la fine del pannello del rettangolo, e poi ogni 4 centimetri, vedete, quindi ogni due giri io sono andata a fare la mia diminuzione e a posizionarmi i miei marker, e ho fatto 11 diminuzioni. Ora vi faccio vedere come effettuare le diminuzioni ogni due giri, e poi finito l'11ª diminuzione ho praticamente lavorato le diminuzioni a giri alterni fino a restringere la punta e ad arrivare ad avere la costruzione con le maglie iniziali dello scialle, sì, il numero delle maglie finali è uguale a quelle del numero iniziali. Vediamo come effettuare le diminuzioni. Allora, supponiamo di aver lavorato la parte centrale, quindi al rettangolo, e di aver appunto realizzato i centimetri necessari, quindi i 32 centimetri della parte centrale. Sto concludendo il mio giro di lavorazioni normali, ho effettuato la maglia bassa e lavoro il mio giro concludendo con una maglia alta. Quindi l'ultima maglia del mio rettangolo del pannello centrale, e concludo con una maglia alta. Ok? Faccio una catenella e giro il mio lavoro. Vediamo come applicare la diminuzione. Inserisco l'uncinetto nella seconda maglia, quindi non la catenella che ho fatto, ma in questa. Un gettato e porto fuori il mio filo di lavorazione. Inserisco nella maglia successiva il mio uncinetto e porto fuori il filo di lavorazione. Mi ritrovo 3 asole sull'uncinetto, un gettato, e porto fuori il filo da tutte e 3 le mie asole, e qui ho effettuato la mia diminuzione. Ne devo però effettuare un'altra. Ora faccio un gettato sull'uncinetto, entro nell'asola successiva, quella successiva disponibile, quindi la maglia disponibile, e porto fuori il filo. Un gettato, quindi vedete ho 3 asole sull'uncinetto, un gettato ed esco dalle prime 2 asole. Un gettato, entro nell'asola successiva ancora, porto fuori il filo. Un gettato, vedete che qui ho 1, 2, 3, 4 maglie sull'uncinetto, un gettato, esco da 2 asole e me ne restano 3, un gettato, esco da 3 asole, ed io ho effettuato così le mie 2 diminuzioni. Riparto la lavorazione, sotto mi trovo la maglia alta, ho appena lavorato, vedete qui, una specie di maglia alta, e vado a lavorare sulla maglia alta sottostante, maglia bassa, poi la maglia alta,
e riprendo via via la lavorazione con le mie maglie alternate. Ogni 2 giri effettuerò la mia diminuzione fino a totalizzare le mie 11 diminuzioni. Vedete che già si vede appunto la linea della diagonale che rientra. Ora vi faccio vedere con uno schema perché così è più semplice. Qui io ho applicato la mia diminuzione e ho lavorato, vedete come spiegato qui, in questa direzione della freccia. Poi ho lavorato un giro normale senza diminuzioni, un terzo giro senza diminuzioni. Ora sono nel quarto giro dove qui devo andare a fare le diminuzioni, però prima le abbiamo lavorate subito in questo verso. Ora andiamo a vedere perché siamo nel verso opposto come andiamo a realizzarle da questa parte. Quindi mi ritrovo le ultime 4 maglie da lavorare, quindi 1, 2, 3 e 4. Vedete, dovete sempre girarvi un po' al lavoro e contare le maglie di lavorazione che vi restano alla fine. 1, 2, 3 e 4. Io qui ho concluso con la lavorazione della maglia alta. Io adesso però devo andare a decrescere appunto le maglie e quindi rispetto a prima vado a lavorarle in questo modo. Filo sull'uncinetto, porto fuori il filo e faccio un gettato ed esco da 2 maglie. Filo sull'uncinetto, vado nella maglia successiva, un gettato, porto fuori, esco da prima da 2 maglie e poi da tutte e 3 le asole. Ok? Ora faccio così, entro, ci sono 2 maglie qui disponibili, porto fuori il filo, quindi senza fare gettati entro nella maglia e porto fuori il filo e nella successiva e porto fuori il filo. Porto fuori l'uncinetto dalle 3 asole con un gettato e quindi riparto con la mia lavorazione, una catenella, vedete, per girare il mio lavoro, e qui vado ad effettuare, quindi effettuo una maglia bassa, una maglia alta, poi vedete che sotto mi trovo la maglia alta, quindi faccio maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta, e quindi vado a continuare questa lavorazione con le maglie alternate come abbiamo visto finora. Ok? E vedete che già praticamente la linea dello scialle inizia a prendere la diagonale rientrando. Ecco qui, quindi ho lavorato la mia diminuzione, sto adesso tornando indietro lavorando in questo senso, quindi io devo andare a lavorare 2 giri e la diminuzione, 2 giri normali e la diminuzione, come abbiamo fatto appunto per gli aumenti, che ogni 2 giri si faceva l'aumento, così è la stessa cosa per le diminuzioni. Una volta che io ho lavorato la quarta parte del mio scialle e quindi ho applicato le mie diminuzioni e ho lavorato i miei 36 centimetri, ok, andrò praticamente a effettuare diminuzioni a giri alterni, quindi un giro sì, un giro no, andrò ad effettuare le mie diminuzioni nel modo appunto in cui vi ho fatto vedere, lavorerò altri 36 centimetri e terminerò appunto con la lavorazione dello scialle. Devo ritrovarmi appunto allo stesso numero di maglie di partenza che avevo montato per la punta qui. Una volta che io ho terminato la lavorazione di tutto il corpo dello scialle, con la parte appunto nel mio caso rosa cipria, prendo il filato del colore di contrasto e vado a scontornare con delle maglie basse tutto il perimetro del mio scialle e vado, adesso vedremo come, diciamo a conteggiare le maglie della parte bassa, perché poi indossato lo scialle sarà così,
Quindi di tutta questa parte tondeggiante e ovale del mio scialle dovrò mettere un numero di maglie, e adesso vi dico quante, che sia appunto multiplo dei motivi del pizzo che dobbiamo andare a realizzare. Ecco, vedete, con delle maglie basse a cadenza regolare semplicemente si scontornerà tutta la parte alta dello scialle, il contorno appunto del lato e poi della parte bassa dove poi noi andremo a lavorare appunto i nostri motivi di pizzo. Il motivo che noi andremo a lavorare pizzo è multiplo di 26. Noi dobbiamo andare ad applicare 10 motivi interi e 2 mezzi motivi, quindi in totale dobbiamo moltiplicare il multiplo di 26 per 11 e andare a realizzare 284 maglie basse lungo la base del nostro scialle. Come andare a suddividere queste 284 maglie distribuendole in modo equo? Innanzitutto potete nel segno appunto della metà dello scialle piegare e sapete che in una metà ce ne sono già 184. Potete appunto con il metro fare una campionatura e appunto cercare di diciamo con dei marker di puntare da marker a marker più o meno quante sono le 26 maglie che dovete distribuire del multiplo. Per esempio, allora il multiplo del punto pizzo va da questo punto che è il centro, il multiplo di 26 va da qui che è il centro di un motivo pizzo a qui, che può essere appunto la metà esterna o comunque al centro di un motivo. All'incirca io vedete ho messo dei marker, ho iniziato a lavorare mettendo dei marker e vedendo quanto mi occupassero queste 26 maglie del multiplo in centimetri e poi le ho distribuite lungo la base. Quindi all'incirca diciamo le mie 26 maglie diciamo da marker a marker sono 16 centimetri. E quindi che cosa ho fatto? Ho cercato appunto di distribuirmi i marker in modo diciamo da dividerli per tutti i 16 centimetri fino alla fine e più o meno ho posizionato un marker e da marker a marker sapevo che avrei dovuto lavorarmi le 26 maglie, perché adesso è un po' indicativo, riduttivo darvi le misure del mio, perché appunto con la vostra lavorazione potreste avere anche dei centimetri di differenza poiché la mano di lavorazione è diversa per ognuno di noi. Quindi vi consiglio di provare, non lo so, a lavorare anche un motivo oppure a vedere quanti centimetri avete lavorando le prime 26 maglie e poi di cercare di misurare con il metro la lunghezza della base dello scialle e di cercare di fare una divisione e poi puntarvi appunto tutti i marker, tutti gli 11 marker e cercare che tra un marker e l'altro di lavorare le 26 maglie del multiplo in modo da distribuirle in modo equo e da poter lavorare appunto ai vostri motivi diciamo con una distanza regolare. Ora vediamo come realizzare passo passo il nostro motivo a pigna. Io l'ho già realizzato, quindi parto diciamo dalla base di scontornatura delle maglie basse, quindi facciamo finta di essere appunto nella parte sottostante del nostro scialle e quindi di trovarci qui per iniziare appunto la lavorazione del motivo. Innanzitutto costruiamo la base, quindi ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta e poi un'altra catenella che sarà una catenella di spaziatura perché andremo a lavorare così. Saltiamo lo spazio di base, andiamo nella maglia successiva, quindi saltiamo qui questa è la maglia alta e ci troviamo appunto nella prima maglia, saltiamo questa, andiamo nella maglia qui e facciamo una maglia alta, una catenella di separazione, saltiamo una maglia di base e nella successiva lavoriamo una maglia alta. Quindi andiamo a formare questa traforatura, questi quadratini per tutta la nostra base, una catenella di separazione ed una maglia alta. Proseguiamo questa lavorazione fino alla fine del nostro giro. Giunti alla fine del nostro giro, fatto la maglia alta, la catenella di separazione e vado a lavorare
sull'ultima maglia di base disponibile la mia maglia alta. Ora qui io faccio soltanto un campione, quindi andremo a vedere la lavorazione di un'estremità dello scialle, dove avrò mezzo motivo appunto fantasia, un motivo intero e l'altro mezzo, in modo che voi possiate appunto poi proseguire con le ripetizioni. Allora mi trovo diciamo nella metà, quindi qui al centro del mio motivo pigna adesso, quindi vado a lavorare soltanto mezzo motivo, che è diciamo questo, che è questo, quello della punta diciamo di un lato dello scialle, vedete questa metà qui. Allora vediamo come fare. Io mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, giro il mio lavoro all'interno della stessa maglia di base, effettuo una maglia alta e un'altra maglia alta. Ecco qui, quindi ho ottenuto praticamente la lavorazione di questo mezzo ventaglietto. Ora faccio 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, in questo modo. Ora conto e salto queste maglie alte qui, vedete? Qui sono nella parte più esterna, salto 1, 2, 3 maglie alte e nella quarta maglia io vado a lavorare una maglia alta, un'altra maglia alta all'interno dello stesso punto di base, una catenella di separazione e altre 2 maglie alte all'interno dello stesso punto di base. Quindi vado a crearmi questo ventaglietto, vedete? Ora faccio 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5 e salto, vedete adesso sono posizionata qui, salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta maglia sottostante qui vado a fare 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio di base, una catenella di separazione e altre 2 maglie alte. Quindi vi faccio vedere il motivo, come l'ho lavorato. Questo è il risultato. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 1, 2, 3 e nella quarta maglia alta effettuo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte all'interno dello stesso punto di base, scusate ma una catenella di separazione e altre 2 maglie alte. Qui per comodità posso posizionarmi un marker perché sono praticamente al centro qui della pigna, mi trovo qui e quindi so che sono appunto al centro di un motivo e quindi in questo ventaglietto io, per ricordarmi che questo è un motivo, e qui ho lavorato un multiplo perché dall'angolo a qui ho lavorato 26 maglie, adesso so che da qui devo ripartire per lavorare altre 26 maglie, quindi un altro motivo, praticamente un altro multiplo. Questo appunto me lo metto così per comodità, anche per capire che cosa sto facendo nella lavorazione appunto delle ripetizioni di questi motivi. Riparto quindi a lavorare come abbiamo visto dall'inizio, facendo e adesso appunto ripetendo questa sequenza fino al centro appunto dell'altra pigna, facendo le mie 3 catenelle, 1, 2, 3, vado a saltare 1, 2, 3, 4 nella quarta maglia di base, faccio nuovamente il mio ventaglio, quindi 1, 2, 3 e 4, faccio 2 maglie alte, una catenella di separazione
e 2 maglie alte. Faccio nuovamente 1 2 3 4 5 e quindi salto 1 2 3 4 5. Nella quinta maglia vado a fare di nuovo il mio ventaglio, una maglia alta, un'altra maglia alta, una catenella di separazione e 2 maglie alte, quindi ho effettuato un altro ventaglio. Rifacciamo quindi come abbiamo visto le 3 catenelle, saltiamo 1 2 3 e 4 diciamo maglie e andiamo a ripetere il nostro ventaglio e ci troviamo di nuovo al centro della pigna e ripartiamo con la lavorazione delle sequenze. Una volta appunto lavorato l'ultimo ventaglio ed effettuate le mie ultime 3 maglie, invece che trovarmi al centro della pigna, poiché sono arrivata alla fine, devo andare a dividere la mia pigna a metà. Quindi ho fatto le mie 3 catenelle, ho 1 2 3 1 2 3 e 4 praticamente maglie, e la quarta corrisponde appunto con la metà del mio motivo, e quindi sulla, vedete, abbiamo la maglia alta, saltiamo una catenella che è quella di spaziatura, e sulla maglia successiva, quindi nella terza, qui dal basso, andiamo a effettuare 3 maglie alte, quindi una, adesso l'uncinetto è un po' più grosso rispetto al filo che sto utilizzando, quindi 2 e 3, e quindi praticamente faccio il mio mezzo ventaglio ed ho finito così il lato del mio scialle. Mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3, che corrispondono alla mia prima maglia alta, ed effettuo all'interno dello stesso punto di base 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3. Questo diciamo è il mezzo motivo che io sto lavorando del mio scialle. Ora lavoro in questo modo: faccio 3 catenelle, vado al centro del ventaglio successivo e lavoro 2 maglie alte, una catenella di separazione e 2 maglie alte, quindi ripeto il ventaglio, perciò 2 maglie alte, una catenella di separazione e 2 maglie alte all'interno dello spazietto del ventaglio sottostante. Faccio 3 catenelle e nel ventaglio successivo ripeto la stessa cosa, quindi 2 maglie alte, una catenella di separazione e altre 2 maglie alte. Faccio 1 2 3 catenelle di separazione, quindi 3 catenelle di separazione. Qui vedete ho il marker che mi aiuta a capire che sono a metà nel motivo centrale della pigna, vedete dove avevo messo prima. Qui all'interno della catenella di separazione del ventaglio lavoro 7 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Ok, quindi sono qui al centro praticamente. Ora proseguo la mia lavorazione come abbiamo visto prima: 3 catenelle, lavoro il ventaglio sul ventaglio sottostante, quindi una maglia alta, una seconda maglia alta, una catenella di separazione e poi nuovamente dentro al ventaglio maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado all'interno del ventaglio successivo e lavoro di nuovo il ventaglio,
quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta e maglia alta. Alla fine, nell'altra estremità dello scialle, 3 catenelle di separazione e nella sommità della terza maglia della terza catenella della prima maglia vado ad effettuare 4 maglie alte all'interno dello stesso punto di base, quindi 1, 2, 3 e 4. Ho completato il mio giro. Vedete, questo è il centro e i marker ci aiutano appunto a capire che al centro noi abbiamo le 7 maglie alte qui in questo giro e che siamo al centro del nostro motivo pigna, questo qui. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, che corrispondono alla prima maglia alta, più una catenella che mi serve da spaziatura. Adesso filo sull'uncinetto nella maglia di base sottostante, la successiva, quindi non questa ma questa, vado a lavorare una maglia alta, una catenella di separazione, nella maglia alta successiva una maglia alta ed una catenella di separazione e nell'ultima maglia alta sottostante una maglia alta. Quindi come vedete io ho 1, 2, 3, 4 maglie alte e 3 spazietti all'interno. Ora lavoro 1, 2 e 3 catenelle, vado a lavorare il ventaglio come abbiamo visto prima sopra il ventaglio sottostante, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione e 2 maglie alte all'interno dello stesso spazietto di base. Poi vado a fare una catenella di separazione soltanto, quindi una, e vado a lavorare nel ventaglio successivo un altro ventaglio, cioè 2 maglie alte, catenella di separazione, 2 maglie alte, in questo modo, vedete? Ora faccio 1, 2 e 3 catenelle. Mi trovo, vedete, nel motivo centrale della mia pigna. Adesso in ogni maglia che trovo appunto di questo ventaglione vado a lavorare una maglia alta e una catenella di separazione, nella maglia successiva una maglia alta e una catenella di separazione, nella maglia sottostante una maglia alta e una catenella di separazione per tutte le maglie di base disponibili che trovo sotto, quindi maglia alta su maglia alta, catenella di separazione, maglia alta su maglia alta, catenella di separazione e concludo con una maglia alta. Si riparte e si fa sempre appunto, si lavora sempre così. Adesso le 3 catenelle, il motivo del, diciamo, del ventaglio sul motivo del ventaglio, la catenella, vedete, di separazione qui nel ventaglietto, una catenella di separazione per poi passare a lavorare il ventaglio successivo, quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta e maglia alta. Realizzo 3 catenelle e riparto con la lavorazione al centro della pigna del motivo successivo a fare le 7 maglie alte e ripeto sempre così: 7 maglie alte intervallate da una catenella, poi 3 catenelle il mio ventaglio, una catenella il mio ventaglio e di nuovo 3 catenelle e le 7 maglie alte. Ripeto così fino alla fine.
Alla fine del giro, dopo che ho lavorato appunto i 2 ventagli intervallati da una catenella ed effettuo le ultime 3 catenelle, ok, vado a lavorare sulla prima maglia alta del ventaglio che incontro, maglia alta, catenella di separazione, sulla successiva maglia alta, catenella di separazione, sulla terza maglia alta, catenella di separazione e nell'ultima maglia che trovo qui, praticamente sulla terza maglia dell'ultima maglia alta effettuata, vado ad effettuare l'ultima maglia alta, quindi lavoro il motivo del ventaglio a metà. Effettuo 2 catenelle per alzare il mio lavoro, 1, 2. Nell'archetto di spazio qui dove ho fatto la catenella di separazione vado a lavorare una maglia bassa, poi faccio 1, 2, 3 catenelle. Nell'archetto successivo qui all'interno vado a fare un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nell'altro spazietto qui all'interno effettuo una maglia bassa. Quindi ho fatto queste sorte di cappette sopra agli archetti. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. All'interno della spaziatura del primo ventaglietto, quindi qui, vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. In questo modo faccio una catenella di separazione e nel punto dove 2 ventaglietti si tengono a braccetto, quindi qui dove c'è la catenella di spaziatura, vado a fare una maglia alta e un'altra maglia alta, in questo modo, vedete? Una catenella di separazione e qui sopra all'interno del ventaglio successivo faccio maglia alta e maglia alta, in questo modo. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3 e qui dove avevo fatto le 7 maglie separate dalla catenella, nel primo degli spazietti vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle. Nel secondo spazietto faccio una maglia bassa, 3 catenelle. Nello spazietto successivo una maglia bassa, 3 catenelle. Nello spazietto successivo un'altra maglia bassa, 3 catenelle. Spazietto successivo una maglia bassa, 3 catenelle e nell'ultimo spazietto libero faccio una maglia bassa. Quindi vi faccio vedere che ho praticamente creato delle cappette e sono 1, 2, 3, 4, 5. Vedete, sono 3 catenelle e una maglia bassa e ho praticamente fatto delle cappette all'interno appunto sopra, diciamo, il motivo di questo ventaglio, iniziando con una maglia bassa nel primo spazietto, poi 3 catenelle, una maglia bassa nel secondo e così via fino a creare 1, 2, 3, 4, 5 cappette. Riparto con la mia lavorazione della nuova sequenza, quindi 3 catenelle. Nel primo ventaglio faccio 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella di separazione. Nel punto di contatto dei 2 ventagli, maglia alta e maglia alta e una catenella di separazione. Nel ventaglio successivo, sulla sommità dove la catenella di spaziatura, maglia alta e maglia alta. Quindi vado a ripetere la mia sequenza e adesso faccio le mie 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 e riparto a lavorare appunto le mie cappette nell'altro motivo.
Quando sono arrivata alla fine del mio scialle, dove ho il mezzo motivo appunto pigna, ho fatto le mie 3 catenelle, vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nello spazietto successivo e 3 catenelle, maglia bassa nello spazietto successivo, 2 catenelle e una maglia bassa nell'angolo qui, e vado a chiudere praticamente il mio mezzo motivo e riparto con un nuovo giro. Questo diciamo che è l'ultimo giro che abbiamo lavorato, facendo appunto lavorato su tutta la base dello scialle con giri di andata e di ritorno, perché da questo giro di lavorazione, vedete, io adesso sono arrivata qui, abbiamo lavorato le maglie, diciamo le 2 maglie alte intervallate. Da questo giro qui andremo a lavorare con giri di andata e di ritorno ogni singola pigna e anche la metà appunto della pigna dei lati in modo separato, quindi andremo a lavorare ogni pigna a sé, senza continuazione appunto di tutto il giro della base dello scialle, e quindi andremo con giri di andata e di ritorno a lavorare quest'ultima parte. E visto che sono appunto all'estremità del mio scialle, andiamo a lavorare il nostro, diciamo, mezzo motivo della nostra pigna. Da qui si parte appunto, si inizia la lavorazione con le noccioline. Quindi qui sono nella metà appunto dello scialle, faccio le mie 2 catenelle per alzare il mio lavoro, giro, e all'interno dello stesso punto di base lavoro una mezza maglia alta, una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, e chiudo tutte le mie asole assieme e fisso con una catenella. E qui appunto sono diciamo nella metà del mio scialle. Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dove ho la cappetta qui successiva che incontro, faccio una maglia bassa e chiudo, ok? Poi faccio 1, 2 e 3, e qui nell'ultima, diciamo, cappetta che trovo sottostante lavoro un punto nocciolina che è dato da una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa, una quarta maglia alta non chiusa, una quinta maglia alta non chiusa, chiudo tutte le mie asole assieme, lasciando però, vedete, una che poi andrò a chiudere successivamente così, in questo modo. Ho formato così io la mia, diciamo, la mia nocciolina del mio mezzo motivo a pigna. Va bene? Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, e nel punto di divisione delle 2 maglie alte, vedete che avevo qui 3 gruppi, quindi tra il primo gruppo di maglie alte e il secondo, quindi esattamente qui in mezzo, io faccio un ventaglio che è dato da 2 maglie alte lavorate all'interno di questo spazio di base, una catenella di separazione e 2 maglie alte, quindi ho creato, diciamo, un ventaglio. Con 2 maglie basse cammino e mi sposto al centro di questo archetto, mi alzo con 3 catenelle e faccio, che corrispondono queste ad una maglia alta, e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, e sempre all'interno dello stesso spazio faccio maglia alta e un'altra maglia alta. Quindi ho creato un ventaglietto nuovamente, che è appunto quello del bordo della pigna. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, qui dopo la nocciolina, qui nello spazietto, faccio una maglia bassa, in questo modo, 3 catenelle, realizzo una catenella, giro il mio lavoro, rientro all'interno dello stesso punto di base qui sotto e faccio una maglia bassa. Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, vedete, e qui dove ho appunto questo archettino
vado a fare la mia nocciolina. Quindi nella maglia centrale posso puntare o posso puntare anche nell'archetto, quindi faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa, una quarta maglia alta non chiusa, una quinta maglia alta non chiusa, chiudo tutte le asole lasciando sull'uncinetto le ultime due e chiudo la mia nocciolina in questo modo. Ora realizzo 3 catenelle, 1 2 3, e vado a fare un altro ventaglio qui nella catenella di separazione del ventaglio sottostante, quindi una maglia alta, un'altra maglia alta, una catenella di separazione, rientro e eseguo 2 maglie alte. Vedete? Sto praticamente completando la metà della mia pinna. A questo punto mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3, rientro e faccio una maglia alta, una catenella di separazione e 2 maglie alte, quindi vado a ricostruire il mio ventaglio in questo modo. Dopodiché faccio 1 2 3 catenelle, faccio una maglia bassa in questo archetto sottostante e 1 2 catenelle e chiudo praticamente nella terza catenella della maglia qui d'angolo. Mi alzo con 1 2 catenelle, giro il mio lavoro e all'interno dello spazio del punto di base sottostante faccio una maglia alta non chiusa ed un'altra maglia alta non chiusa. Praticamente lavoro la mezza nocciolina, quindi porto fuori il filo da 2 maglie e poi porto fuori. Ho fatto praticamente, ho abbozzato la nocciolina della divisione del centro della pigna, 3 catenelle, 1 2 3, e nel ventaglietto qui successivo lavoro un altro ventaglietto, quindi maglia alta, un'altra maglia alta, una catenella di separazione, maglia alta e 3 catenelle, ripeto il mio ventaglietto, quindi lavoro un'altra maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta e un'altra maglia alta. Quindi sono andata a ricreare nuovamente il mio ventaglio. Ho quasi finito il mio mezzo motivo della pigna. Qui sulla sommità della mezza nocciolina che ho creato vado a fare una maglia alta, quindi filo sull'uncinetto e faccio una maglia alta. Ho quasi concluso il mio motivo di pigna a metà, in questo modo. Ora effettuo 1 2 3 catenelle, giro il mio lavoro e all'interno qui del ventaglietto faccio una maglia alta ed un'altra maglia alta ed ho concluso praticamente la metà del mio motivo a pigna. Vedete? Iniziate sempre lavorando il motivo nella parte del rovescio, perché adesso andremo a lavorare le nostre prime noccioline. Le noccioline si lavorano nel rovescio e poi vengono, diciamo, a rilievo qui sulla parte del dritto. Vedete? Forse lo vedete meglio appunto da qui. Vedete che le noccioline praticamente ne prendono rilievo. Questa è la parte del dritto, però ad ogni pigna che voi andate a iniziare, mi raccomando, riprendete la lavorazione dalla parte del rovescio e fatelo sempre nello stesso verso per appunto per una corretta realizzazione dello scialle, altrimenti si vede una texture diversa e le noccioline devono invece venire ribaltate sempre nello stesso verso. Effettuo 1 2 3 catenelle, nella coroncina successiva lavoro una maglia bassa, ripeto 3 catenelle,
vado a lavorare una nocciolina qui nella coroncina successiva e quindi devo lavorare 5 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutte le maglie lasciando 2 asole sull'uncinetto e poi chiudo tutte le maglie assieme. Ho formato la nocciolina che poi si vedrà rilievo da questa parte. Ora una nocciolina nella parte centrale, comunque lo vediamo assieme. Allora faccio le 3 catenelle qui nella prima coroncina, magari punto l'uncinetto nella maglia centrale, faccio maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa, una quarta maglia alta non chiusa e una quinta maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le mie maglie lasciando appunto le 2 asole sull'uncinetto e chiudo poi con un'altra maglia. Ho lavorato la mia nocciolina. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella coroncina successiva io lavoro una maglia bassa, 3 catenelle e nell'ultima coroncina disponibile lavoro la mia nocciolina data da 5 maglie alte non chiuse, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutte le mie maglie lasciando 2 asole e così porto fuori il filo. Ho realizzato appunto le 3 noccioline sul ventaglio. Ora finisco la mia pigna facendo 3 catenelle e lavoro in mezzo a questi 2 gruppi di maglie alte, quindi qui nel punto di unione lavoro il mio ventaglio dato da 2 maglie alte, 1, 2, intervallate da una catenella di separazione, 1 e 2. La mia pigna finisce qui. Adesso io devo girare il mio lavoro e camminare con delle maglie bassissime fino a portarmi al centro del mio ventaglio. Qui mi alzo con 3 catenelle e riprendo a lavorare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione e 2 maglie alte, 1 e 2. Effettuo 3 catenelle, 1, 2 e 3, una maglia bassa qui dopo la nocciolina in questo archetto, vedete qui, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa qui prima della nocciolina successiva, 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa qui dopo la nocciolina, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e una maglia bassa qui prima di quest'altra nocciolina. Quindi ho praticamente creato delle cappette sopra alle noccioline, ok? 3 catenelle, 1, 2 e 3 e lavoro un ventaglio sopra il ventaglio successivo. Maglia alta, un'altra maglia alta, una catenella di separazione e 2 maglie alte, 1 e 2. Vedete che la pigna sta prendendo la sua forma. Prendo il mio lavoro e lo giro, con delle maglie bassissime mi sposto al centro dei ventagli, del ventaglietto qui, in questo modo, vedete, mi alzo con 3 catenelle e vado a ricreare un nuovo ventaglio, quindi una maglia alta, catenella di separazione, maglia alta all'interno dello stesso punto di base. Ora vado a lavorare 3 catenelle, 1,
2 e 3, e all'interno della prima cappetta qui, quindi qui sotto praticamente io ho la nocciolina, vedete la evito, e qui in questo spazietto io vado a lavorare al centro la mia nocciolina, quindi una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa, una quarta maglia alta non chiusa, una quinta maglia alta non chiusa, chiudo tutte le maglie lasciando 2 asole e poi chiudo anche le 2 asole insieme ed ho formato la mia nocciolina. 3 catenelle, 1 2 3, qui nella cappetta sopra la nocciolina sottostante, vedete qui al centro, faccio una maglia bassa e poi 3 catenelle, e qui vado a lavorare, qui in questa cappetta vado a lavorare un'altra un'altra nocciolina formata da 5 maglie alte non chiuse, quindi 1 2 3 4 e 5. Chiudo tutte le maglie lasciando 2 asole e chiudo le maglie assieme. Ho lavorato quindi le mie 2 noccioline, faccio 3 catenelle e vado a concludere il bordo della mia pigna lavorando un ventaglietto all'interno del ventaglietto qui precedente nel punto di divisione delle maglie, quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta e maglia alta. Giro il mio lavoro, vedete che la pigna inizia a definirsi, ed ora cammino sempre con delle maglie bassissime, sempre per spostarmi al centro del mio ventaglietto. In questo modo mi alzo con 3 catenelle ed effettuo un altro ventaglietto. Quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta e maglia alta. A questo punto lavoro 3 catenelle, qui tra la nocciolina dove c'è questo archetto faccio una maglia bassa, 3 catenelle, nell'archetto qui della seconda nocciolina lavoro una maglia bassa, 3 catenelle e nel ventaglio successivo qui in mezzo vado a lavorare un altro ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, quindi giro il mio lavoro, mi sposto con delle maglie bassissime al centro del mio ventaglio. Mi alzo con 3 catenelle, lavoro nuovamente un ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta e maglia alta, 3 catenelle, 1 2 e 3. In questo archetto centrale qui vado a lavorare una nocciolina nella maglia centrale qui dentro, quindi 5 maglie alte non chiuse per realizzare una nocciolina, come abbiamo visto, 1 2 3 4 e 5. Chiudo tutte le maglie lasciando 2 asole e chiudo tutte le maglie assieme. Realizzo 1 2 3 catenelle e nel ventaglietto successivo sottostante vado a fare un ventaglietto, quindi
maglia alta, maglia alta, catenella di separazione, maglia alta e maglia alta. Giro il mio lavoro, vi faccio vedere il risultato, ecco qui, della pigna, che è quasi terminata. Altri 2 giri abbiamo finito il motivo, quindi cammino con delle maglie bassissime fino a spostarmi al centro del mio ventaglietto, 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, rientro, faccio una maglia alta, una catenella di separazione e 2 maglie alte, 1 e 2. Ho realizzato il mio ventaglietto. Passo direttamente nel ventaglietto successivo senza fare catenelle, quindi qui nel ventaglietto successivo, e realizzo un ventaglietto, quindi qui nello spazio di divisione delle 2 maglie alte faccio maglia alta, un'altra maglia alta, una catenella di separazione, maglia alta e maglia alta. Ho quasi terminato la mia pigna. Giro il mio lavoro, mi sposto con delle maglie bassissime al centro del ventaglio, in questo modo, mi alzo con 3 catenelle che corrispondono a una maglia alta e rientro e faccio una maglia alta. E poi passo nel ventaglio successivo, nello spazio, vedete qui, e realizzo una maglia alta ed un'altra maglia alta. Quindi posso tagliare con la mia forbice, tirare il filo, poi vado a nascondere con l'ago da lana la mia codina e questa è la pigna che si è venuta a formare. Il nostro video tutorial è terminato, spero che questo scialle vi sia piaciuto. Lo trovo molto elegante e perfetto appunto per entrare piano piano in quella che è l'atmosfera della primavera in arrivo. È uno scialle perfetto per le temperature tiepide perché appunto è composto da seta burette e cotone e sicuramente sarà molto elegante anche sulle nostre spalle nelle serate estive che ci accompagneranno. Io appunto spero che vi sia piaciuto, adesso sarò curiosa di vedere le vostre proposte e vi lascio con un augurio che è quello appunto di seguire sempre la vostra essenza e di non badare all'apparenza. Sentiatevi libere sempre. Un abbraccio, grazie, ciao!